La sfida alla conquista di Marte è attuale e particolarmente sentita dalle grandi potenze economiche. Un progetto impegnativo, scientificamente e tecnologicamente complesso, ancora non realizzabile. Ma è il tema della serie TV di 10 episodi Away, trasmessa su Netflix nell'autunno del 2020, con protagonista l'attrice premio Oscar Hilary Swank nel ruolo di Emma Green, brillante astronauta statunitense a capo della missione Atlas per Marte che dovrà durare 3 anni. Sentiamo il trailer italiano. Ti ho portato un regalo. Questa è la Terra, la Luna, Marte. E la catenina sono io che viaggio per tornare da te. Quindi ricorda sempre, più sarò distante dalla Terra, più in realtà si starà avvicinando il momento in cui tornerò da te. L'unica cosa di cui sono sempre stata sicura è che avrei voluto partecipare alla prima missione per Marte. Sono soltanto 3 anni. Ok, vorrà dire che non mi mancherai. Passerà in fretta, vedrai. Come stai, Mumbai? Amore mio. Mi manchi così tanto. Emma è a 30 milioni di chilometri da chi ama. Ha bisogno di sapere che la sua famiglia sta bene. Ci penso io. Davvero? Loro hanno bisogno di me e io non ci sono. Credi di essere l'unico che pensa sempre ai sacrifici fatti per arrivare fin qui? Mi dispiace. Posso solo immaginare che succede lassù. Houston, abbiamo un problema. Cos'è successo? Si è bloccata. Non sono qui per fallire. Io guardo da quella parte, tu nella direzione sbagliata. Dovrai fidarti di me. La fiducia va conquistata, comandante. Siamo tutti spaventati, ma si tratta di avere fede gli uni negli altri. Qualsiasi cosa succederà, la affronteremo insieme. Non abbiamo mai fatto nulla di così pericoloso. È la prima volta per tutti. Mamma, ti voglio bene. Perché hai dovuto fare tutto questo? Riusciremo a tornare a casa. Tu sei la mia vita, il motivo per cui resisto. L'equipaggio di Emma Green è costituito da un'astronauta cinese chimica di nome Lu, da un ingegnere cosmonauta russo di nome Misha, che è anche il componente del gruppo con maggiore esperienza in missioni spaziali, da Ram, medico indiano e copilota, e da Kwesi, botanico ebreo di origine ghanese, alla sua prima missione spaziale. Nessuno dei personaggi descritti nella serie è realmente esistito. My Way è liberamente tratto da una storia vera, quella dell'astronauta della NASA Scott Kelly e della sua spedizione di 1 anno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La preparazione dell'astronauta è stata documentata in un articolo del 2014 della rivista americana Esquire, curato da Chris Jones e intitolato Away, che ha ispirato la serie. Scott Kelly, con il suo viaggio di 340 giorni che ha avuto luogo dal 2015 al 2016, ha battuto il record per la più lunga missione spaziale di un americano. L'obiettivo della missione di Kelly non era di certo andare su Marte, ma di imparare qualcosa in più su come il corpo umano reagisce a lunghi periodi di tempo nello spazio. Il suo fratello gemello, Mark Kelly, anch'egli astronauta, rimase a terra per poter confrontare i cambiamenti fisiologici. Alcuni degli effetti descritti nella serie, come l'abbassamento della vista e la perdita di parti di cute, sono realmente documentati in missioni spaziali. In particolare, studi medici condotti al rientro di Scott Kelly dalla sua missione di 1 anno
documentano che ha perso una media di 0,74 grammi a settimana nella massa del ventricolo sinistro, nonostante un regime di esercizio regolare e intensivo. Secondo i medici, nonostante il restringimento, il cuore dell'astronauta si è adattato relativamente bene. La funzione cardiaca non risultava compromessa e questo è incoraggiante per futuri viaggi spaziali di lunga durata. L'attrice premio Oscar e protagonista della serie si è però ispirata all'astronauta della NASA Peggy Wilson, che è stata anche la prima donna comandante della Stazione Spaziale Internazionale e astronauta dei record per numero di attività extraveicolari e tempo totale di permanenza al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale, con 10 attività extraveicolari e 60 ore e 21 minuti di passeggiate spaziali. È nata da una collaborazione internazionale, eppure la lingua ufficiale è quella della comandante, che come sappiamo è americana. Sentite, non è un segreto, insomma, lo sanno tutti che gli Stati Uniti tra le 5 nazioni hanno sostenuto lo sforzo finanziario più grande nell'Atlas, ma sapete, Emma è la nostra comandante perché è un'astronauta fantastica e anche un ottimo leader. Popov, lei ha trascorso più tempo nello spazio di chiunque altro. Insomma, come si sente a prendere ordini da una persona più giovane e meno esperta? Se la mette così... No, resto qui. Beh, al contrario, Kwesi Weisberg Adebayo. Sì. Lei sarà l'unico lassù a non avere alcun tipo di esperienza nello spazio. Sì, ma forse con quello che posso offrire, la speranza di coltivare su Marte, compenserò le carenze. Kwesi fa il modesto, in realtà è uno dei più importanti botanici del mondo. E la dottoressa Wang è fra i migliori chimici della sua nazione. Ci siamo addestrati insieme per 2 anni e mi fido completamente di ciascun membro di questo equipaggio. E c'è Toran, che è un esperto nel far schiantare jet sperimentali dell'aeronautica, ma dice che sarà più bravo con l'Atlas. Parla come una vera pilota della Marina. Non sapevo che loro avessero degli aerei. La produzione si è avvalsa della consulenza dell'astronauta Michael Massimino e le riprese si sono svolte in assenza di gravità per risultare credibili. In tantissime scene si è fatto ricorso a controfigure opportunamente addestrate e per espressa richiesta del regista queste controfigure hanno imparato il copione in modo da immedesimarsi meglio nella parte. Il tema fantascientifico è affascinante e nella serie i colpi di scena non mancano di certo. Il punto debole però risiede nell'aver dato eccessivo spazio a vari drammi familiari e il racconto viene quindi appesantito senza motivo. Tra i vari aspetti trattati, quello su cui vorrei soffermarmi è la presenza di alcuni archetipi sulla leadership. Innanzitutto il leader è una donna in un team con componenti di genere diverso. I membri del gruppo sono altamente qualificati e potrebbero fare loro stessi da guida. In ultimo, un componente del team ha un'anzianità anagrafica e professionale più elevata rispetto al suo comandante. Nel corso delle puntate sarà chiaro che questi 3 aspetti, comuni alla vita professionale di molti di noi, sono insidie che la protagonista dovrà affrontare per conquistare la fiducia del suo team, dando prova della sua lucidità, delle sue capacità decisionali e della sua preparazione, vincendo quindi le diffidenze iniziali soprattutto da parte dei 2 membri, russo e cinese. Il viaggio riserverà molteplici prove a tutto l'equipaggio, sia tecniche che emotive, e se cercate un po' di intrattenimento che vi ispiri su come affrontare gli imprevisti e gestirli con freddezza, pur in condizioni di forte stress, qui gli spunti non mancano. Altro aspetto rilevante è la presenza di un ambiente di lavoro multiculturale, in cui devono essere gestite con sensibilità le differenze educative e linguistiche. A questo proposito il regista lascia ampio spazio a dialoghi in lingua originale tra i protagonisti della storia e i loro familiari, conferendo al racconto una nota di autenticità e intimità.
Come in ogni missione internazionale, non mancano gli interessi politici che rivestono una grande rilevanza negli equilibri di collaborazione sia a bordo sia tra i tecnici di supporto a terra nella sede della NASA, trasmettendo una notevole pressione psicologica su tutto l'equipaggio. Per guidare la sua squadra verso il successo, la comandante adotta uno stile di leadership interazionale. Visto il livello di eccellenza del suo equipaggio, ci saranno moltissimi momenti in cui il suo stile sarà quello del non intervento, che richiede piena fiducia nelle decisioni del suo team. Durante la missione si verifica un grave guasto che sembra pregiudicare la missione stessa. In quel caso lo stile di Emma diventa da servitore, spingendosi fino al limite di mettere a repentaglio la propria salute. La consapevolezza di essere protagonisti di qualcosa di grande e mai realizzato prima è il motivo per lasciare ampio spazio nella parte finale allo stile trasformazionale, in cui ispirare il gruppo, farlo crescere per convergere verso un risultato unico, comunicare sicurezza e fiducia, pur in un contesto di estrema pericolosità e incertezza, si dimostrano determinanti per coltivare un clima positivo. Dimmelo. Stava andando tutto bene. L'equipaggio si stava ambientando. Iniziavano davvero a sentirsi a loro agio. Cristiano! Parata! Voglio dire, la nave volava senza intoppi. Misha era felice come non l'avevo mai visto. Lu era a suo agio nello spazio. Persino Kwesi aveva cominciato ad abituarsi. E poi? Mancavano meno di 10 ore al momento dell'allunaggio. Qui, comandante Green, c'è una fuga chimica nel corridoio. Questi, aspetta! Sono qui ora. Ti afferro il braccio. Non ci vedo. Ti porto su. Va bene. Questi! Non ci vedo. Non ci vedo. Ci penso io, lo tengo Su, io. forza! Prendete l'estintore! No, l'acqua! Dai, sbrigati! Il fuoco è il pericolo più grande quando sei nello spazio. Sapevo che non c'era tempo da perdere. Così ho provocato una reazione chimica senza rendermene conto. Il sudore sulla maglietta ha causato un incendio. Misha e Lu sapevano che solo con molta acqua si sarebbe spento. E avevano ragione. È finito tutto in pochi secondi, come per magia. Sono stata imprudente e impulsiva. Non era un'area di mia competenza. E non avrei mai dovuto cercare di salvarli? No, ma ho peggiorato la situazione. Avrei potuto uccidere tutti. E in quel momento ero in perfetta forma. Come potrò fare il mio lavoro adesso con questa cazzo di situazione? Io la vedo così. Hai agito in fretta. Hai soccorso subito un membro del tuo equipaggio. Hai agito come un comandante dovrebbe fare. Sei andata incontro al pericolo senza pensare alla tua sicurezza. Hai affrontato subito il problema. Però non l'ho risolto. Come non hai potuto curare il cancro di tua madre? Come non puoi curare la malattia di Matt? Che intendi dire? Che sei umana. Non sappiamo se la serie avrà un seguito, ma pur con qualche pecca, le 10 puntate della prima e forse unica stagione sono da vedere.